La mia ragazza è un'immigrata che è rimasta bloccata in Italia per un anno intero. Questa è la storia di come per amore siamo finiti in lotta contro la burocrazia italiana. E alla fine abbiamo vinto. Anche oggi niente permesso di soggiorno. E poi sono loro che ci dicono che li stiamo prendendo in giro. Che cazzo, un anno che loro ci prendono in giro. I'm just sick of the Italian bureaucratic system. Minus the problem that if I leave the country right now, it's a high probability they won't let me in again for 5 years. Stare vicino al mare, con il vento. È come casa. Primo compleanno assieme. This is the shit that nobody understands. Nobody sees this. Should we ever go home? I can hardly even remember what it's like to just hang out with my family. Abbiamo vinto la causa. Sono italiana! Il suo nome è Kamala, 22 anni, australiana. Studentessa di psicologia innamorata talmente tanto dell'Italia al punto da venirci a vivere per un anno nel 2018. E non l'avesse mai fatto. Mi matcha su Tinder, ci incontriamo in Darsena e quella sera inizia il calvario. Diventa subito relazione a distanza perché allo scadere del suo visto vacanza-lavoro deve tornare a casa. Ci rivediamo un paio di mesi dopo, questa volta la porto in Sicilia e la presento ai miei. Diciamo che siamo una coppia felice. Poi però l'inevitabile. La pandemia per noi significa non vederci per quasi tutto il 2020. Come abbiamo fatto a sopravvivere? Beh, con un po' di creatività. 10:30 at night, I'm usually asleep by now. Passa un anno così, trascorso a fare videochiamate, fino ad arrivare alla tanto attesa reunion. Nonostante i confini australiani chiusi, Kamala riesce ad ottenere un permesso speciale per raggiungermi. Finalmente torniamo insieme in carne ed ossa. Ricongiunti, il piano è quello di passare 3 mesi a Palermo per poi volare insieme in Australia. La situazione Covid migliora, ma dopo cannoli, tante arancine e qualche chilo di troppo, la terra dei canguri continua a tenere i confini chiusi agli stranieri. E dato che il visto italiano di Kamala sta per scadere, ma noi non abbiamo minimamente l'intenzione di separarci di nuovo, rischiando magari anche un altro anno a distanza, decido allora di usare l'arma più potente a mia disposizione: questo canale. Passo 3 settimane chiuso in casa a scrivere, riprendere e montare un video che racconti nella maniera più chiara possibile la nostra storia. Esporto, lo pubblico e... Amore, siamo famosi! La nostra storia finisce prima sulla Repubblica, poi arriva addirittura oltreoceano. Interviste su interviste, però non cambia nulla. Nessuno sembrerebbe avere la soluzione per noi che non sia un matrimonio. Nemmeno l'ex sindaco di Palermo che sì, ci concede un colloquio, ma non riesce a fare la magia dato lo stato di emergenza. O ci separiamo di nuovo, o Kamala rischia di diventare clandestina. Poi però, mentre il video sul mio canale macina migliaia e migliaia di views, ricevo una mail con oggetto: lei e Kamala potete restare a Palermo. Lei è Irene, avvocato esperto in immigrazione. Mentre la massa sotto il video suggeriva un'unica soluzione, lei se ne esce con la magia: proporci un patto di convivenza. Il patto di convivenza ovviamente non è un matrimonio, è un modo appunto per ufficializzare una relazione stabile. La soluzione ad hoc per due baldi giovani come noi, che ricordiamoci sempre che ai tempi della reunion stavamo assieme da 2 anni, sì, però cui uno passato interamente a distanza, dunque se vi doveste lasciare, ovviamente il patto di convivenza viene meno, ognuno per la propria strada. Ovviamente non ci sarebbero tutte le conseguenze relative a divorzio di matrimonio.
Decidiamo di intraprendere questa strada, con Kamala che vola a Milano dritta verso il consolato australiano, giusto perché le mancava qualche documento per procedere, e dopodiché si firma. Sicuramente si può agire applicando il diritto dell'Unione Europea, il diritto all'unità familiare, perché Kamala è una familiare di cittadino UE e come tale ha diritto di soggiornare e di entrare nel territorio con la propria famiglia e permanervi. Signore e signori, con questo accordo dichiaro ufficialmente nata la famiglia Ricotta Mansfield. No, per quello dovrete ancora aspettare. Allora, sono fuori dalla questura, non mi hanno fatto entrare. Adesso Kamala è dentro, so già che le hanno fatto dei problemi, abbiamo chiamato l'avvocato e aspettiamo. Durante l'appuntamento all'ufficio immigrazione, dove abbiamo fatto tutto correttamente per richiedere un permesso di soggiorno che spetterebbe di diritto a Kamala, qualcosa, ahimè, va storto e ci danno un foglio. Questo foglio è chiaramente il simbolo dell'impasse burocratica che viviamo oggi, dove la questura ritiene che il comune debba operare per prima, il comune ritenga che la questura debba operare per prima. Tra di loro non comunica e chi ci va di mezzo è alla fine lo straniero che deve semplicemente avere i suoi documenti. Tutto sto casino all'italiana che coinvolge le due strutture dalle quali dipende il futuro della nostra coppia è in realtà frutto di un problema ancora più grande. Kamala è qui in Italia per, questo mettiamolo tra tantissime virgolette, turismo, il che complica le cose perché il comune dice che non è iscritta all'anagrafe. Sta roba blocca tutto il processo. Il cuore del problema sta proprio in questo, perché i soggetti che sono già iscritti per altre ragioni, motivo di studio, motivo di formazione, eccetera, in realtà non vanno incontro a questi problemi. In poche parole, se lei avesse usato un escamotage venendo con un visto studentesco, uno di quelli che magari ti danno per una scuola di italiano, non so, tutto sto processo sarebbe filato liscio. Ma se love is not tourism, come cita il famoso hashtag divenuto virale negli ultimi 2 anni, L'escamotage non va assolutamente trovato, bisogna seguire la legge, bisogna chiedere il riconoscimento dei propri diritti. si va in causa contro il comune di Palermo. L'udienza viene fissata prima a novembre, poi spostata a gennaio 2022. Il tempo passa e le pressioni all'interno della coppia iniziano a farsi sentire. Lo stress e il non sapere cosa ne sarà del nostro futuro ci destabilizza. Guardami, sono donna Carmela, sono siciliana. Nonostante però Kamala sia letteralmente bloccata in Italia, dato che se dovesse uscire adesso che in Overstay rischierebbe un ban dal paese, e nonostante si ritrovi con pochissimi soldi a dover seguire le lezioni universitarie con 10 ore di fuso orario, diciamo non l'immagine tipica della turista straniera in Italia, insomma, nonostante tutto questo, decidiamo comunque di vivercela al meglio. Stare vicino al mare, con il vento. Come casa. Bello, non so se sono in Grecia o in Italia. Brescia. Non si dice Grecia, si dice Grecia. Brescia. Bellissimo! Noi viviamo qua, cazzo! Con il nuovo anno arriva l'udienza, ma la sentenza purtroppo non è immediata. Sulle news nel frattempo spopola la notizia che l'Australia dopo 2 anni esatti riapre finalmente i confini agli stranieri. Noi però siamo ancora qui ad aspettare che la burocrazia faccia il suo dovere, e dietro quello sguardo c'è un vuoto incolmabile che inizia lentamente a farsi pesante. You ever go home? Like, I hardly even remember what it's like to just hang out with my family. This is the shit that nobody understands. Nobody sees this. Even in the video, it's not like you see us going to Questura and stuff. You don't see all the times. It's upsetting. Passano 2 mesi prima di scoprire se la causa contro il comune di Palermo l'abbiamo vinta o meno. E la notizia arriva con una chiamata il 7 marzo, giorno che non mi scorderò mai perché ero in live su Twitch con qualcuno di voi. Le storie di... Ragazzi, un secondo, l'avvocato, arrivo. Ciao Irene! Ragazzi! Adesso sto andando a dare la notizia a Kamala. Ciao! Ciao! Perché stai filmando?
perché ti devo dire una cosa. Abbiamo vinto la causa. Quindi che vuol dire? Che non sono più clandestina. Quando tutto sembrava essere finito, è qui che il delirio ha inizio. Andiamo all'ufficio immigrazione e Anche oggi niente permesso di soggiorno. ci dicono che in comune la nostra relazione non è registrata e che loro non potevano fare nulla. Tutti i documenti che vuoi. Andiamo allora in comune, dove ci fanno aspettare ben 5 ore per mettere una firma in un pezzo di carta che ci vorrà un altro mese ancora affinché venga ufficialmente registrato. Ma questo sicuramente deriva dalla incapacità di organizzare gli uffici in maniera efficiente. Purtroppo con la pandemia abbiamo avuto dei ritardi nella gestione delle pratiche non indifferenti. E dopo un altro mese ancora. Amore, il tuo permesso di soggiorno è pronto. No. È passato così tanto tempo che ormai la bella notizia quasi non ci fa effetto. Forse è perché siamo increduli, forse perché in realtà l'odissea non è mica finita. Come on, everybody, don't be ashamed. Grab your partner and do your own thing. Me ne voglio andare. Ti dicono di venire alle 8:39 preciso e poi dicono vabbè, inizieremo a chiamarvi fra un'ora. Sono le 9. Pensano che non abbiamo da fare. E poi sono loro che ci dicono che li stiamo prendendo in giro. Che cazzo un anno che loro ci prendono in giro. Praticamente l'altro giorno si sono trattenuti un documento. E niente, ci è toccato andare a fare denuncia di smarrimento di sto documento senza il quale non ci avrebbero dato il permesso. GG per l'ufficio immigrazione. 5 anni! 5 anni! Ma che cazzo dici? Ma che senso? Guarda, scadenza 2026. Sono italiana! Sei contenta? Adesso che Kamala ha la carta di soggiorno è un po' come se fosse cittadina dell'Unione Europea, anche se ovviamente nei limiti dei confini italiani, e poi come turista all'interno dello spazio Schengen per 3 mesi. Dobbiamo fare in modo che questo calvario non lo viva più nessuno, quindi Vi invitiamo a firmare la petizione. petizione. La petizione che trovate qui sotto in descrizione. Il destinatario è il ministero e lo scopo è quello di bloccare tutto sto casino burocratico. Vi ringraziamo di cuore per aver condiviso la nostra storia e ringraziamo soprattutto Irene, senza la quale non so veramente che fine avremmo potuto fare. Adesso è arrivato il momento di salutarci perché finalmente ci aspetta un lungo viaggio. Lungo. Tanto lungo. Tu lo sai che sto biglietto solo andata è un po' pericoloso. Va bene amore, ma comunque tutto quello che abbiamo fatto rimane. Rimane perché comunque avete fortificato il vostro rapporto, perché è stata una bella lotta che avete fatto insieme. Adesso sei sicuramente più pronto di condividere un'esperienza da immigrato tu piuttosto che lei qui in Italia. Andiamo? Andiamo.